Juventus-Inter 0-1 il giorno dopo. Ben ritrovati, buon inizio di settimana, amiche ed amici interisti, amiche e amici di Passione Inter. Nuovo episodio in cui voglio commentare a freddo insieme a voi questa partita, questa importantissima vittoria della nostra Inter contro la Juventus, toccando principalmente 4 temi che secondo me si sono accesi in queste ore. La partita, sicuramente, Simone Inzaghi, il caso arbitrale che non può mancare all'interno di una partita tra Juventus e Inter, non sarebbe Juve-Inter senza polemica arbitrale, e poi chiaramente il tema scudetto di cui dobbiamo tornare assolutamente a parlare. Lo facciamo però per gradi e faccio anche un brevissimo, anzi parto da un brevissimo commento finale sulla partita, una partita in cui vincere era davvero l'unica cosa che contava per quanto riguarda l'Inter. Parafrasiamo un po' il motto caro ai tifosi juventini. Ieri sapevamo che questa partita era stata preparata come una finale assolutamente da vincere a tutti i costi e così è stato da parte dell'Inter. La Juventus ha creato oggettivamente più dell'Inter, per larghi tratti ha avuto anche il controllo della partita. L'Inter per la prima volta in stagione riesce a portare a casa una vittoria senza avere il dominio dell'avversario. Non era mai successo e anzi molto spesso l'Inter ha perso punti e anche pesanti pur dominando l'avversario. Le statistiche però, io vedo tanti adesso che si stanno riempiendo la bocca con numeri, numeroni, eccetera, eccetera. Andrò controcorrente perché secondo me le statistiche di cui tanti parlano non dicono tutto di questa partita. Una partita in cui l'Inter ha avuto anche una buona dose di fortuna, una volta tanto, però ecco, la Juventus è vero che ha un grande numero di tiri verso la porta dell'Inter, ma in porta ne sono finiti pochi e soprattutto erano molti tiri anche dalla lunga distanza. Ad un certo punto hanno cominciato a sparare verso la porta di Handanovic. Molte occasioni nascono anche da errori nostri, anzi soprattutto da errori nostri, e soprattutto le migliori giocate sono quelle del singolo, non tramite un gioco corale di una squadra. Abbiamo visto soprattutto la principale occasione è lo strappo di Zaccaria che fa 30 metri, palla al piede, poi arriva alla conclusione deviata e finisce sul palo. Comunque capisco che gli standard della Juventus in questa stagione siano abbastanza bassi dal punto di vista del gioco e quindi venga esaltata oltremodo questa partita. Comunque, detto questo, dall'altro lato, chiaramente per oggi per l'Inter salvo soltanto il risultato e qualche prestazione dei singoli, veramente poco altro. C'è stato uno Skriniar che ha concesso pochissimo, quasi nulla a Vlahovic, che sappiamo benissimo che tipo di giocatore è, quanto è costato, quanto è forte, quindi Skriniar gli ha concesso il minimo e lo ha quasi annullato. D'Ambrosio, solito grande lottatore. Brozovic ha commesso, è vero, degli errori, però abbiamo visto ancora una volta quanto pesi, quanto sia importante lì in mezzo al campo per noi. Poi Barella che è partito molto male all'inizio, però alla lunga secondo me è venuto fuori, ha lanciato dei segnali interessanti e spero possano essere dei segnali di ripresa in vista poi delle prossime partite soprattutto. E voglio sottolineare anche Çalhanoğlu, che in generale a me non ha fatto impazzire, non è stata secondo me una grande partita di Çalhanoğlu, ma ancora una volta ha smentito tutti quelli che dicono che siamo di fronte ad un giocatore normale, con poco carattere. Ragazzi, rigore segnato nel derby, rigore sbagliato e poi ribattuto in tutto il contesto della partita di ieri, segnando e battendo la Juventus, 7 gol e 9 assist in questa stagione. Per me si sono create su Çalhanoğlu delle aspettative troppo sbagliate, ecco, su un giocatore che però il suo lo sta facendo veramente alla grande e con personalità. Detto questo, a livello di gioco poca cosa, visto che stavo parlando di singoli. Certo che dover giocare anche con un portiere che non dà sicurezze ed un attacco a tratti veramente impalpabile, come abbiamo visto ieri, non è semplice e dà ancora di più, secondo me, la dimensione di quello che sta facendo quest'anno questa squadra. Comunque, dicevo, a livello di gioco poca cosa. Non è una vittoria che, almeno a me personalmente, dà fiducia nei mezzi nell'Inter in vista del finale di stagione, e per questo motivo mi allaccio anche al discorso scudetto, perché il mio giudizio complessivo inevitabilmente su questa partita non può che essere legato anche a che cosa accadrà da qui in avanti, a partire soprattutto dalla partita col Verona sabato prossimo. Intendo che in questa partita contro la Juventus contava solo vincere, è quello sul quale hanno ribattuto all'interno dello spogliatoio dell'Inter, lo ha confermato anche Skriniar nel post partita. Dalla prossima partita contro il Verona in casa però bisogna anche convincere, oltre a dar seguito chiaramente a questa vittoria, per poter dire che questa contro la Juventus non è stata solo una vittoria fortunata ed episodica. Dovremo capire dalla prossima se questa vittoria avrà riacceso
acceso l'interruttore che era stato spento dalla sconfitta nel derby, dove assolutamente non meritavamo di perdere e invece tante cose poi si sono rotte. Quindi giusto esultare per questa vittoria, giusto sottolineare che nel gioco abbiamo visto poco, il giudizio però, almeno dal mio punto di vista, si completa solo e soltanto dopo il Verona, almeno per quanto mi riguarda. In attesa intanto, vabbè, ovviamente di Milan-Bologna, partita che chiude il turno di campionato. Francamente dubito che il Milan possa perdere punti in questa gara, visto il grande entusiasmo con cui arrivano tantissimi tifosi a San Siro, però intanto un po' di pressione, noi abbiamo fatto il nostro, un po' di pressione al Milan l'abbiamo aggiunta. Per quanto riguarda Simone Inzaghi, poi, di cui si era tanto parlato nelle scorse giornate e anche nelle ore immediatamente precedenti alla partita, il mister è stato premiato, va detto, da alcune scelte che in altre partite sono girate male, in questo caso hanno permesso, hanno contribuito, hanno aiutato a conservare il risultato e quindi ha avuto ragione rischiando un pochettino. Nel post partita era clamorosamente in trance agonistica secondo me il mister, perché ai microfoni si è presentato in modo piuttosto diverso dal solito, molto più aggressivo secondo me nei toni, almeno per quello che sono stato abituato a sentire da parte sua all'interno di questa stagione. Trovate tutte le dichiarazioni sul nostro sito passioneinter.com, ma vi sottolineo alcuni passaggi cruciali. Intanto ha lanciato un contrattacco abbastanza rovente, abbastanza evidente secondo me nei confronti di Allegri su tutti i fronti, perché ha risposto al discorso che Allegri aveva accennato nella conferenza prepartita alla fortuna di Inzaghi, ha risposto anche sul tema dello scudetto, dove in casa Juventus continuavano a ribadire di Inter favorita per lo scudetto, e poi ha risposto anche sul tema delle scenate di Allegri, che continua a fare queste scenate in panchina. Vedremo se verrà punito, perché Inzaghi ha ricordato che all'andata era stato squalificato per aver lanciato una pettorina. Vedremo cosa accadrà con Allegri. In generale però ho sentito un mister Inzaghi mettere molta carica su questa partita e su questa vittoria. La sentiva in maniera molto, molto importante, e questo lo ha portato secondo me a farsi forza anche nel suo modo di commentare la sua posizione e di parlare della sua posizione. Perché? Che cosa intendo? Prima della partita Marotta aveva smentito quelle voci che stavano circolando di un possibile esonero, di una posizione a rischio di mister Simone Inzaghi, confermando la fiducia al mister. Potevano essere dichiarazioni di facciata, come sappiamo benissimo, ma allo stesso tempo Inzaghi ha aggiunto poi un retroscena nel post partita, ribadendo, anzi confermando, che la dirigenza gli aveva presentato una proposta di rinnovo del contratto che lui per il momento ha messo in stand-by, rimandandola al termine di questa stagione per poterne parlare con i risultati sul tavolo, diciamo così. Risultati che lui tra l'altro ancora una volta ha ribadito oggi sono al di là delle aspettative di inizio anno, l'ha ribadito con una certa foga, quindi batte sempre su quella linea. In generale comunque io l'ho visto più combattivo, trascinato anche dalla partita, a dimostrazione comunque di quello che dicevamo alla vigilia. Quasi mai quello che viene detto ai microfoni corrisponde a quello che si dice nello spogliatoio, e a noi interessa molto più quello che viene detto all'interno e come questo si traduce in risultati, piuttosto che le conferenze spettacolari e vuote e tante chiacchiere. Arriviamo poi al tema arbitrale e poi chiudiamo con un passaggio velocissimo sullo scudetto, andiamo verso la chiusura. Dicevo, non può esserci una partita tra Juventus e Inter senza polemica arbitrale. Prima considerazione da fare, almeno personalmente, non vorrei mai arbitrare una gara tra Juventus e Inter, partita troppo difficile, e come ho sempre detto non è più ormai una rivalità sportiva come c'è ad esempio contro il Milan. Quella tra Juve e Inter è diventata ormai una rivalità veramente molto molto tossica, e questo lo si vede poi oltre che nei commenti social, in tutto quello che c'è attorno, ma anche nel modo in cui viene giocata la partita, molto aggressiva, molto irruenta, anche nell'atteggiamento dei calciatori che non aiutano per niente l'arbitro. Alcune scenate sono state veramente imbarazzanti che abbiamo visto in questa gara, soprattutto nel finale, e ne risente sicuramente anche lo spettacolo. Non ricordo io personalmente tante gare tra Inter e Juventus spettacolari dal punto di vista del gioco, mentre dal punto di vista agonistico, della carica e della tensione, chiaramente ce ne sono stati. I juventini che parlano di furto, detto da loro fra l'altro, mi fanno veramente sorridere, ma li capisco, perché ognuno si sente sempre danneggiato, soprattutto quando perde. Fa sorridere soprattutto il post di Adrien Rabiot su Instagram, che scrive: ottima partita, bravi tutti, peccato il risultato, ma è difficile giocare 11 contro 12. Bastoni, lo ricordiamo, è stato squalificato 2 turni per molto, molto meno, e vedremo se ci saranno delle sanzioni anche per Rabiot. Francamente me le aspetto, ma
Al di là di questo, senza entrare in tanti micro episodi che ci sono stati, perché gli juventini sicuramente mi andranno ad elencare, l'episodio con Lautaro Martinez, io potrò rispondere con Rabiot che andava espulso, oppure Locatelli su D'Ambrosio entrando con i tacchetti sullo stomaco in maniera molto dura, loro mi andranno a ribadire di una rimessa laterale, eccetera, eccetera, e non si finisce più. Il caso che sicuramente fa più discutere all'interno di questa partita è quello decisivo del rigore di Çalhanoğlu. Il rigore c'è, è netto, da regolamento, visto il pestone di Morata e il contatto anche con Alexandro, da regolamento è fallo e ammonizione. Infatti tutti pensavano che fosse stato ammonito, me compreso, Alexandro della Juventus, invece da referto risulta ammonito Morata, perché proprio da regolamento quel tipo di intervento con il pestone porta alla revisione e all'ammonizione, quindi al calcio di rigore. Decisione corretta. Poi si accende il caos, perché Çalhanoğlu batte il rigore. Sulla respinta De Ligt e Danilo si avventano sul pallone in mischia, ci scappa l'autogol della Juventus, l'arbitro fischia un fallo invisibile, poi viene richiamato dal VAR e fa ribattere. La decisione anche qui è corretta, lo abbiamo scritto anche all'interno di un articolo che trovate sul nostro sito passioneinter.com, regolamento alla mano. L'invasione di un calciatore difendente nel caso in cui il penalty non sia finito in rete porta alla ripetizione del calcio di rigore. Quindi trovate tutta la dinamica, spiegata, regolamento alla mano sul nostro sito. Se De Ligt non avesse inciso sull'azione sarebbe valso il giudizio di Irrati, ma come abbiamo capito l'olandese incide e come sull'azione. Per questo motivo è dovuto intervenire il VAR. Quindi da regolamento è stato la decisione è stata presa in maniera corretta. Questo è quanto. Poi i juventini chiaramente parleranno anche del fallo su Zaccaria dentro o fuori l'area di rigore. Anche a me sembrava dentro in diretta e l'ho detto subito, però la decisione è geografica, quindi oggettiva da parte del VAR. Evidentemente i tifosi e le TV che si stanno basando su un'immagine che circola è un'immagine diversa da quella che viene giudicata dal VAR e quindi ha poco senso commentare gli screenshot, far vedere il fermo immagine. La decisione è del VAR ed è oggettiva, quindi sugli episodi principali il VAR ha salvato l'arbitro all'interno di una gestione arbitrale che non è sicuramente sufficiente e c'è poco da dire. Non mi è piaciuta l'interpretazione della gara da parte di Irrati, che ha avuto un metro, ecco, non del tutto corretto in tanti momenti della partita, secondo me. Chiudo col discorso scudetto, lo approfondiremo magari dopo Milan-Bologna chiaramente. Intanto la vittoria, tiene l'Inter ancora in vita, sale a quota 63 punti. Ce ne sono altri 24 a disposizione, considerando che l'Inter deve giocare 8 partite, tra cui il recupero col Bologna. È un calendario quello che affronterà l'Inter, che nasconde delle insidie, come il Verona che è in ottima forma. Alla prossima giornata di campionato c'è la Roma che però fortunatamente si affronta in casa e non all'Olimpico. Comunque un calendario alla portata dell'Inter. Se l'Inter poi potrà fare i 21 punti su 24 che secondo me basterebbero per vincere lo scudetto, lo dovrà dimostrare contro il Verona e ne riparleremo ovviamente anche nei prossimi giorni. Fatemi sapere se siete d'accordo quindi con la mia analisi su tutti i temi post Juve Inter, se mi avete seguito fino a qui fatemelo sapere con l'emoji del muscolo, facciamo, visto che abbiamo portato a casa una vittoria importantissima, massiccia da questo punto di vista. Di altri temi in maniera ancora più approfondita ne parleremo nella diretta delle 19:30 come ogni giorno e vi ricordo poi che andremo ancora più a fondo nella nostra live esclusiva come ogni lunedì alle 22 nel club di Passione Inter. Quindi mi raccomando, vi aspetto su passioneinter.club e ci sentiamo anche nella diretta esclusiva all'interno del club dalle 22.